Nel mondo degli acquisti online sta succedendo di tutto. Il coronavirus ha stravolto totalmente questo mercato. Il Sole 24 Ore ha segnato un aumento del fatturato degli e-commerce del 17% rispetto all'anno scorso. Statistica in certe settimane dà degli aumenti negli ordini del 200% rispetto all'anno scorso. E Forbes addirittura ci dice che il 75% di persone che ha fatto un acquisto online durante il coronavirus era al suo primo acquisto. Ed ora oltretutto è in arrivo il Black Friday e il periodo natalizio. Per questo motivo oggi voglio fare un video in cui cerco di condensare tutte le strategie, servizi utili e strumenti che ho appreso ed utilizzato per poter risparmiare e dalle volte addirittura guadagnare negli acquisti online. Ho diviso questo video in 5 sezioni fondamentali che potete ritrovare nell'indice in descrizione. Però prima di iniziare vi chiedo di distruggere il pulsante dei mi piace per far arrivare questo video a più persone possibili in modo che si possa risparmiare in tanti. Poi mi farebbe tantissimo piacere se condivideste questo video con amici e parenti. Tra l'altro con questo video do anche il via alla Risparming Week. Se state fino alla fine vi spiego di cosa si tratta ed oltretutto vi spiego come potete vincere un viaggio qui a Londra. Sì, sto facendo un giveaway e all'interno di questo video, se state attenti, troverete anche un buono Amazon. Detto questo, partiamo. Prima sezione, corretto uso dei metodi di pagamento. La prima cosa che dobbiamo guardare quando acquistiamo online è ovviamente lo strumento che ci permette di farlo. La nostra carta, la nostra banca, eccetera. E ragazzi, è impossibile che nel 2020 si paghi ancora il canone per un conto o per una carta. Senza parlare di tutte le altre commissioni, perché là fuori ci sono infinite alternative completamente gratuite e di qualità. Poi sull'argomento carte potrei stare qui a parlare ore e ho fatto diversi video se volete approfondire. Poi più avanti nel video vi consiglio anche un paio di valide alternative. Ma quello su cui voglio rifermarmi in questa sezione è il cashback sulle carte, perché finalmente alcuni provider di carte condividono con noi il loro guadagno in quello che si chiama cashback. Il cashback, per chi non lo sapesse, è una percentuale di soldi che ci viene restituita quando facciamo un acquisto. La domanda che sorge spontanea è: come fanno a darci questi soldi? Il provider della carta guadagna una commissione che non pagate voi ma che paga il merchant, il negozio da cui avete comprato. Questa percentuale varia moltissimo, può partire anche dall'1% o meno e arrivare in certi casi pazzi a più del 5%. Ed ora certi provider di carte, certe banche, per incentivare l'utilizzo della loro carta, hanno deciso di condividere con noi una parte di questa commissione in cashback. Quindi possiamo approfittarne se utilizziamo le opportune carte. Un conto che vi consiglio di andare a provare è N26 Business, che nella versione gratuita, questa qui, dà un cashback dello 0,1%, mentre nella versione Metal arriva anche allo 0,5%. Ma se non volete aprire un nuovo conto corrente, ho un'altra alternativa che io amo e utilizzo per ogni acquisto. Si chiama Curve ed è una carta portafoglio. Sì, al suo interno potete inserirci diverse carte. Poi quando andrete a pagare l'importo vi verrà addebitato sulla carta che avete scelto nell'applicazione di Curve. Di vantaggi in questa carta ce ne sono veramente tanti e ci ho fatto una recensione, però ora stiamo parlando di cashback. Nella versione gratuita avete un cashback dell'1% su 3 negozi a scelta per i primi 90 giorni. Poi se passate ai piani a pagamento Curve Black e Curve Metal, il tempo diventa illimitato ed i negozi aumentano. Io vi consiglio di andare a provare la versione gratuita, secondo me è un qualcosa da avere di troppo comodo. Oltretutto, se vi iscrivete con il link che trovate qui sotto con il codice RICCA, potete avere anche 5 euro gratis. Ed io vi ringrazio perché ne date anche a me 5. Ora abbiamo appena parlato di cashback su carta o cashback su metodi di pagamento. Però nella seconda sezione voglio parlare dei siti specifici che permettono di ottenere cashback aggiuntivo. Quelli che io utilizzo di più sono Doobly e Top Cashback, specifico per chi vive in UK. Questi come funzionano? Vi faccio un esempio così è tutto più semplice. Al loro interno potete trovare tantissimi siti e negozi dai quali poi acquistare. In questo esempio io voglio acquistare dal sito di Nike, quindi vado sulla pagina dedicata e clicco vai al negozio. Ora attraverso i cookies, nel momento in cui io andrò a comprare sul sito Nike, Nike saprà che io sono arrivato da Doobly, quindi riconoscerà a Doobly una commissione per avergli portato un cliente. Parte di questa commissione Doobly se la terrà, mentre la parte restante la riverserà su di noi. E già qui, se siete furbi, avete capito come utilizzare le 3 cose combinate. Potete usare Curve per pagare e se avete selezionato Nike come negozio otterrete l'1% di cashback. Poi il pagamento verrà processato su una carta a vostra scelta. Supponiamo che la scelta sia N26 Business e qui otterrete lo 0,1% o lo 0,5 nel caso della Metal. Poi oltre a questo, come abbiamo appena visto, potete utilizzare i siti di cashback e in questo caso su Nike otterrete l'1,6%. E già qui siamo ad un risparmio del circa 2-3% e dalle volte soltanto con questi metodi si riesce a risparmiare ben oltre il 3%. Ma non è finita qui, siamo
siamo arrivati soltanto alla seconda sezione, ora aggiungiamo la terza sezione, coupon. Ragazzi, online ci sono maree di coupon sconto messi a disposizione dagli stessi negozianti. Questi sono dei semplici buoni da inserire prima dell'acquisto che ci danno diritto ad uno sconto. Il problema di questi buoni è ovviamente sapere dove poterli trovare. Io per questo motivo uso ormai da tempo un'estensione che amo. Si chiama Oni e semplicemente quando arrivo al checkout prima dell'acquisto schiaccio l'icona dell'estensione e Oni scannerizza il web cercando un coupon da applicare e se lo trova lo applica ed io ottengo un ulteriore favoloso sconto. E questo sconto si può aggiungere a tutto quello che dicevamo prima. Oltretutto, parlando di coupon, da pochissimo ho aperto un sito che tratta esclusivamente coupon e buoni monetari. Questi hanno lo scopo principale di ottenere e guadagnare qualche soldino. Se siete interessati andateci a dare un'occhiata, si chiama bonus.risparming.com. Ora siamo arrivati alla quarta sezione. Questa la voglio dedicare esclusivamente al risparmio su Amazon, perché alla fine la maggior parte di voi, come me, acquisterà da lì. E qui ho diversi consigli. Il primo, se già non lo fate, vi consiglio di unirvi al mio canale Telegram di offerte, Risparming. Lì diamo continui aggiornamenti sulle offerte in giro per il web ed in particolare su Amazon. Trovate anche coupon e pillole di contenuti presi dal nostro blog sul risparmio. Oltretutto questa settimana, per cercare di far crescere il gruppo, regaleremo svariati buoni. Quindi dateci un'occhiata se volete accaparrarveli. Secondo consiglio, utilizzate Amazon Prime. Con questo abbonamento, oltre ad avere la spedizione gratuita in 24 ore, spesso ci sono offerte esclusive e la possibilità di accedere a servizi premium come Prime Music, Video, Reading, Kindle Unlimited, eccetera. Io sinceramente ormai non posso farne a meno. Ho addirittura 2 abbonamenti, uno che avevo pagato in Italia e uno che sto utilizzando ora per Amazon UK. Se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di utilizzare i 30 giorni di prova gratuita. Oltretutto, se siete studenti potete accedere ad Amazon Prime Student. La prova dura 90 giorni e l'abbonamento annuale costa soltanto 18 euro. Poi un'altra cosa sui servizi Amazon, dato il periodo in cui ci troviamo, spesso durante Black Friday, Prime Day e Natale li riuscite a trovare a prezzi veramente stracciati. Perciò vi consiglio sempre di andarci a dare un occhio. Per me sono prodotti veramente di qualità. Io personalmente quelli che utilizzo di più sono Audible e Kindle Unlimited. Ora per esempio su quest'ultimo c'è una prova gratuita di 2 mesi, ma spesso in questi periodi vanno scontati anche Prime Video e Prime Music per gli amanti di film e musica. Terzo consiglio, andate sempre a dare un occhio nella sezione Amazon Warehouse, dove potete trovare articoli usati e ricondizionati. Io in quella sezione ho fatto degli affari da paura, per esempio questo Mac l'ho preso da lì. Quarto consiglio, attenzione alle offerte fasulle. Ormai da anni predico l'utilizzo di Keepa. Anche questa è un'estensione che va aggiunta al vostro browser e vi permette di vedere lo storico del prezzo di un prodotto. Così potete vedere se l'attuale prezzo è realmente un'offerta oppure se l'offerta è lì dal 1943. Quinta sezione la voglio dedicare totalmente a 2 errori abbastanza comuni. Primo, ho speso troppo. Secondo, non ho comprato ciò che mi serviva. Per evitare questi 2 errori vi consiglio un processo abbastanza semplice: utilizzare la regola delle 24-48 ore per evitare acquisti d'impulso. Su questa regola ci abbiamo scritto anche un articolo sul blog di Risparming. Ma come funziona? Vedete o incontrate nel vostro cammino un qualcosa che vorreste acquistare. Voi non lo acquistate, vi fermate e lo scrivete in una lista di possibili acquisti. Lasciate passare 24 o 48 ore dove magari alleggerite la mente e valutate meglio l'acquisto. Poi se dopo 48 ore siete ancora decisi all'acquisto e quella è effettivamente una cosa che vi serve, l'andate a spostare nella vostra lista di oggetti da acquistare. E qui ci sono 2 alternative. La prima, aspettate che l'oggetto vada in sconto. La seconda, la più comune, lo acquistate e basta. Magari se siete vicini a un periodo di forte sconto, pazientate un attimo e non si sa mai che lo possiate trovare a meno. Parlando di periodi di forte sconto, il mio consiglio per questi, dopo aver fatto il passaggio che vi descrivevo prima, vi consiglio per affrontarli meglio di farvi una lista e di darvi un budget per ogni singolo prodotto o per ogni singola categoria di prodotto. Se volete potete anche usare la sezione budget all'interno dell'app Risparming. Poi una cosa intelligente può essere anche aggiungere un budget per le sorprese, cose che non abbiamo in lista ma che diventano occasioni iper scontate a noi utili. E poi dopo
Dopotutto meglio darsi già un budget per gli errori e gli acquisti d'impulso. Dopotutto siamo umani e questo serve a prevenire piuttosto che curare. Ora, prima di passare al giveaway del viaggio, voglio sottolineare 3 effetti da evitare assolutamente. Primo, l'effetto target. Questo effetto ci attira in un negozio perché c'è un'offerta clamorosa ed una volta entrati nel negozio l'obiettivo del negoziante è venderci il più possibile. Cercate di fare attenzione e di non caderci. Secondo, non comprate per giudizio altrui. Ragazzi, se vivete tra persone che vi giudicano per quello che avete, il mio consiglio è quello di allontanarvi. E per ogni acquisto fatevi sempre questa domanda: sto comprando questa cosa perché mi è utile o perché voglio impressionare gli altri? Terzo, se non potete permettervi una cosa, non compratela. L'affermazione è molto semplice da capire ma non facile da rispettare. Una domanda che io mi faccio sempre è: riesco a permettermi di comprare quel qualcosa per almeno 5 volte? Se la risposta è sì, allora posso comprarla, se no, no. Ora siamo arrivati al giveaway. In occasione della prima edizione della Risparming Week, evento che spero si ripeta ogni anno, dove andremo a regalare tanti buoni coupon e condivideremo tanti contenuti sul risparmio, ho deciso di regalare ad uno di voi un viaggio di 2 notti e 3 giorni qui a Londra. Sarà un'ottima occasione per conoscerci e parlare di eventuali strategie di risparmio, investimento o quant'altro. Si sa mai che non venga fuori anche qualche progetto insieme. Per partecipare dovete fare 4 cose molto semplici. La prima, lasciare un mi piace a questo video ed iscrivervi al canale. Secondo, seguire la mia pagina Instagram ZForzane. Terzo, seguire la pagina Instagram Risparming. Quarto, condividere in una vostra storia un post, il vostro preferito, della pagina Instagram Risparming, taggando Risparming e aggiungendo l'hashtag giveaway. Il giveaway durerà fino a mezzanotte di giovedì 26 novembre 2020 ed il vincitore verrà annunciato venerdì durante il Black Friday. Comunque vi lascio tutte le regole e i passi qui sotto in descrizione. Voglio essere sincero, ho organizzato tutto questo anche perché voglio far crescere la pagina Risparming. Ci stiamo dedicando veramente tanto tempo, lavoro e impegno per pubblicare contenuti gratuiti di qualità e sta nascendo una community strafiga di cui spero vogliate far parte. Sono sicuro che anche grazie al vostro aiuto possiamo creare qualcosa di veramente unico in Italia, aiutando migliaia di persone ad imparare a gestire il proprio denaro in maniera più consapevole. Detto questo, buon risparmio a tutti, ditemi qui sotto nei commenti cosa volete vedere in futuro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!